Sono Massimo Alberizzi, lavoro al Corriere della Sera, lavoro dall'Africa, sono il corrispondente dall'Africa e faccio molte cose dall'Africa. Perché in Sudan ci sono gli interessi stranieri è abbastanza semplice, perché è un paese dove c'è moltissimo petrolio. Il rapimento del cooperante di emergenza è avvenuto in Darfur, dove il petrolio non c'è. Però è una zona contesa tra i ribelli darfuriani che sono di origine africana, con nomi africani anche se sono musulmani, e invece gli arabi controllano il governo di Khartoum e hanno fortissimi interessi in quelle zone, perché è una zona per loro di conquista, anche se originariamente il problema era tra nomadi, quindi pastori e contadini. Gli arabi sono nomadi pastori, i contadini sono quelli di origine africana, e siccome anche a causa della siccità i pastori hanno dovuto portare le loro greggi e le loro mandrie nelle zone abitate dai contadini, e questo è l'origine del conflitto. Poi però dietro un conflitto di questo genere non ci sono solamente liti tribali, ma ci sono interessi molto più grossi, il controllo del territorio da parte del governo sudanese, e anche il presidente del Sudan è sotto mandato di cattura della Corte Penale Internazionale per genocidio e crimini contro l'umanità commessi in Darfur. Il problema è che gli interventi purtroppo non si possono programmare così. Per esempio in Somalia la famosa Restore è fallita miseramente, quindi bisogna concentrarli bene. Se un paese non ti vuole è molto difficile, ci sono lotte tra fazioni, lotte tra gruppi, e entrare dentro queste cose è molto complicato, anche perché mentre tu puoi mandare delle truppe in Somalia, delle truppe africane, ugandesi e burundesi, è piena la Somalia di truppe ugandesi e burundesi, ma in Burundi e in Uganda non c'è un'opinione pubblica, non ci sono giornali che denunciano le morti dei loro soldati in Somalia. È diversa la questione delle truppe occidentali. Se arriva l'Italia e ammazzano 10 alpini o 10 parà, e il giorno dopo l'Italia si ritira, perché l'opinione pubblica si schiera contro l'intervento. Non è facile intervenire da quelle parti. Allora questo è un altro problema, perché si sta verificando la nascita di gruppi di mercenari, sono le cosiddette compagnie di sicurezza, che si offrono di mandare miliziani armati. Succede in Iraq, come si è visto, non li chiamano mercenari, ma di fatto sono mercenari, sono di sicurezza che lavorano su interventi militari, insomma. La Cina appoggia il governo di Khartoum perché la Cina ha fortissimi interessi in Sudan, interessi petroliferi. Le concessioni petrolifere sono date ai cinesi e quindi la Cina ha difficoltà a intervenire in Darfur. La Cina è presentissima in Sudan perché le concessioni petrolifere sono cinesi, la maggior parte delle concessioni. La Cina fornisce armi al nord del Sudan, a Khartoum, ai governi, si oppone col diritto di veto nel Consiglio di sicurezza quando ci sono risoluzioni che riguardano il Sudan, a difesa del Sudan, naturalmente usa il veto, però la Cina non è ben vista dalla popolazione, perché la Cina, che pur lavora lì facendo anche opere pubbliche, porta tutto dalla Cina, quindi non ha un minimo impatto con la società. Per esempio il Sudan è Khartoum, è zona dry, quindi non si può bere alcol, tranne che nei ristoranti cinesi. Tu vedi i cinesi che bevono la birra o il vino. E la cosa più interessante è che io una volta allo Stato cinese ho chiesto appunto la birra, immaginavo che me l'avrebbero portata in una bottiglia di Coca-Cola, in una bottiglia scura, comunque invece lì sul tavolo senza problemi, insomma. Quindi godono di un'immunità che è molto forte. Venerdì, che è il giorno di vacanza in Sudan, le strade di Khartoum sono completamente deserte, tranne gruppi di cinesi ubriachi che scorazzano per la città, ecco. La Cina è presentissima ed è una sorta di nube tutelare per il governo sudanese. I cinesi non si fanno scrupoli di diritti umani, insomma. Il problema vero è che quando ci sono questi rapimenti chiedono il silenzio stampa e non si sa bene a chi giova. I rapitori, per esempio, del signore di Emergency leggono il Corriere della Sera, per cui modificano i loro comportamenti a seconda di quello che io scrivo? Assolutamente no. Il silenzio stampa serve solo a calmare l'opinione pubblica e a dire state tranquilli, stiamo trattando la liberazione. E quello che veramente disturba un po' è che organizzazioni come Emergency su questa cosa non fanno assolutamente chiarezza dicendo così difendiamo l'incolumità dei nostri operanti. In realtà non è vero,
perché i banditi, i pirati o chi si opera dei riscatti sa perfettamente che i soldi vengono pagati e che quindi altre bande sono pronte ad agire perché loro sanno che i riscatti vengono pagati, insomma. A chi non si vuole far sapere, all'opinione pubblica italiana, certo, perché se no si fa brutta figura, ma invece la realtà è che si pagano sempre riscatti.